Ehi, ciao ragazzi, benvenuti alla terza puntata che racconta La catena dei cani, il filone più emozionante, almeno per quanto mi riguarda, del secondo volume della saga, La dimora fantasma. Se non avete visto i primi 2 episodi, cliccate qui sopra e andate di corsa a recuperarli. Oggi ci occupiamo dei capitoli 13 e 15 che hanno come evento principale la battaglia sulla cornice di Gelor. Pronti? Via! L'inesorabile marcia prosegue lenta e stanca verso la prossima battaglia campale. Il fiume Pazza è il prossimo obiettivo, ma questa volta il nemico non è più solamente alle spalle, ma pure di fronte. Cerco di spiegarmi. I Titansi e i Semk continuano inesorabilmente a punzecchiare la retroguardia della colonna senza lasciarle tregua. Ma ricordate il grosso dell'esercito di Camis Relo rimasto a est del Sekala dopo che il guado è stato fatto esplodere dagli zappatori? Bene, questi hanno fatto tutto il giro unendosi a un altro esercito del vortice che ora aspetta Coltain sul lato ovest del fiume Pazza. Ora è Corbolo Dom a comandare l'armata ribelle al completo, un abile condottiero Napan assetato di sangue. È un Malazan, perciò conosce le tattiche e il modo di pensare imperiali. Inoltre ce l'ha a morte con il pugno perché l'Azin lo ha preferito a lui mettendolo a capo del settimo. Il campo della battaglia, chiamata della cornice di Gelor, è un enorme lago prosciugato in cui nel mezzo scorre un rigagnolo che è il fiume Pazza. In questa occasione la difficoltà non sarà dovuta all'attraversamento del corso d'acqua, poco profondo e lungo una dozzina di passi, ma nel risalire la cresta del pendio che porta fuori dal bacino. Corbolo si è preparato per bene e ne ha avuto tutto il tempo. Per prima cosa ha costruito una rampa di risalita in modo da indirizzare i Malazan in quell'unico punto di uscita dal bacino. Inoltre ha già piazzato con intelligenza le sue truppe. Molte di queste ad attendere Coltain sulla rampa e le altre a nord e a sud del guado, in modo da chiudere a tenaglia l'avversario. Molto bene, si prospetta una guerriglia terribile con ogni fattore in favore del Napan. Per capirci meglio e non perderci in queste pagine, che risultano a volte un po' confuse, direi di dividere la battaglia in 3 sezioni, proprio come i 3 pezzi principali in cui il pugno ha diviso la sua colonna: l'esercito, poi i carri e infine i civili. Per affrontare il nemico schierato in alto, quindi anche in posizione di vantaggio, Coltain forma un cuneo con i Marines davanti e i Cavalieri del Corvo sui lati. Vedetela come una lancia, una freccia. Dietro a questi si posizionano circa 5.000 Wiccan del cane sciocco, armati come cavalleria pesante, cioè con spadoni e armature, eppure i cavalli sono corazzati. E gli zappatori? Beh, come al solito, non pervenuti. Il cuneo si lancia alla carica su per la salita, esattamente dentro alla trappola escogitata per metterli in difficoltà, e questo destabilizza il nemico, almeno inizialmente. Con estrema rapidità Bult guida il clan del Corvo contro gli arcieri che stanno sparando una marea di frecce sui Marines, neutralizzando la minaccia. A questo punto avvengono 2 cose in contemporanea. La prima è che gli zappatori all'improvviso sbucano fuori dai buchi scavati nella sabbia la notte precedente e cominciano a lanciare granate morant contro il nemico. E già qui tocchiamo livelli altissimi. La seconda è che Nil e Nefer, i 2 stregoni bambini, si prendono carico della fatica e delle sofferenze dei cavalli Wiccan, snelli e scattanti, ma poco avvezzi all'armatura e perciò impossibilitati ad affrontare con efficienza una ripida salita. Sacrificano una giovane giumenta infondendo energia nelle cavalcature che prendono a correre su per il pendio e a inseguire i nemici ormai in rotta dopo l'arrivo degli zappatori. Che figata! Bene, passiamo al punto debole della colonna, i fuggiaschi. Donne, vecchi, bambini, nobili e poveracci, tutti lasciati nelle retrovie e a difenderli solo il clan della Donnola. I loro avversari sono i soliti rompipalle dei Titansi, con il loro dio Semk o simile. Questa situazione avviene, come si dice, off-screen, perciò ci viene solo raccontata. In pratica i profughi fanno da esca tirando i nemici e morendo a centinaia.
Ma a questo punto scatta la trappola degli Wiccan, che di nuovo richiamano gli spiriti della Terra e insieme riescono a sconfiggere tutti i Titansi. Questa trovata degli spiriti sta tornando un po' troppe volte, non trovate? Un Deus ex machina che mi ha stufato. Voi che ne pensate? Siete d'accordo? Ci manca il punto centrale della battaglia, quella che coinvolge i carri nel bel mezzo del bacino. Corbolodom manda su di loro la tenaglia, gente da sud e gente da nord, ma la fanteria del settimo riesce a resistere avanzando e retrocedendo alla perfezione. Fortunatamente sugli altri fronti i combattimenti si sono già esauriti, perciò il clan del Corvo con la sua cavalleria pesante riesce ad accorrere sul fondo del lago in loro soccorso, eppure il clan della Donnola con i loro cani da pastore Wiccan porta il suo contributo. I nemici sono in fuga da tutte le parti. La battaglia di Gellor Ridge è stata vinta. Vi riporto una frase del capitano Lull rivolta a Duiker alla fine di questa terribile giornata e dopo che ha subito diverse ferite. Hanno un nome per noi, la catena dei cani di Coltane. Lui guida, eppure è guidato. Lui strattona in avanti, eppure è trattenuto. Lui scopre i denti, eppure quelli che ha giurato di proteggere gli pizzicano i piedi. Ah, c'è profondità in quel nome, non credi? Per quanto riguarda il capitolo successivo, in cui Erikson ci mostra il POV di Duiker, ovvero il 15°, vorrei andare abbastanza rapido. Intanto abbiamo il capitano Sulmar che insiste con il pugno affinché la colonna si diriga a Ubarid per riconquistarla e offrire un qualche tipo di resistenza contro l'esercito nemico, sempre vicino e pronto ad attaccare. Sulmar non ha tutti i torti, perché vedete, l'alternativa a Ubarid è molto rischiosa. Coltane vuole raggiungere e superare il fiume Vatar, ultima fonte di acqua potabile conosciuta. Attraversare poi la foresta e scendere lentamente verso sud, verso Aren, passando nel mezzo di una terra arida e secca che potrebbe condannare tutti a morte. Quindi è giusto e doveroso che Sulmar cerchi altre opzioni. Il problema è che innanzitutto il capitano è spinto dalle motivazioni sbagliate. Si fa portavoce dei nobili, essendo di nobili origini pure lui, ma soprattutto Ubarid diventerebbe la tomba dei Malazan perché in 2 giorni non sarebbe possibile approntare una solida difesa della città e non è minimamente pensabile che l'ammiraglio Nock o il Gran Pugno Porcal arrivino lì se ancora non hanno mosso un dito nei loro confronti. In queste righe si percepisce la disperazione che attanaglia l'alto comando, come si percepisce nelle parole del capitano Lull. Non si capacitano di essere sopravvissuti fin qui, ma ancora di più non sembra possibile arrivare vivi fino ad Aren. I guaritori sono stremati dopo l'ultima schermaglia e hanno finito qualsiasi erba curativa. List, per esempio, il caporale che è stato assegnato allo storico, si è ferito al piede e l'unica cura per lui è stata la cauterizzazione. A proposito di List, tra la febbre e il dolore gli appare una specie di visione in cui una mano Yagut li attende minacciosa nel prossimo futuro. Beh, che dire, manca solo quello a sti poveri disgraziati. In ultimo, gli schiavi appartenenti ai nobili entrano a tutti gli effetti a far parte dei fanti di marina. Coltane ha bisogno di ogni braccio che sappia impugnare una lancia, non può permettersi di sbagliare neanche mezza mossa, altrimenti tutti quanti loro moriranno. Non oso immaginare cosa significhi essere al suo posto in questo momento. Signore e signori, l'avventura Malazan per oggi si conclude qui, ma non temete, presto tornerò da voi per continuare questo viaggio insieme. Conto su di voi, iscrivetevi al canale e alle pagine social prima di dirmi la vostra qui sotto nei commenti. Sono successe un sacco di cose, ne parliamo lì. Un festoso saluto, ciao gente!